Porco che freddo. Oggi farò un video sulle 5 cose che mi piacciono e le 5 cose che non mi piacciono della mia moto. 1. Il motore di questa moto è indistruttibile ed è un trattore, perché può andare ovunque, su praticamente qualsiasi salita, stai pur certo che o in prima o in seconda ce la fai. Può aver qualche problema, però insomma, dopo 10.000 e passa chilometri che ho fatto con questa moto, che l'ho praticamente maltrattata sul fatto di portarla ovunque, però sta ancora andando forte. Seconda cosa sono i fari, la luce anteriore soprattutto, perché vi faccio vedere. Di solito io di giorno vado in giro con solamente un click della chiavetta e si accende la luce di posizione qua sotto, però quando è notte giro ancora una volta la chiavetta e luce fu. È tipo la luce che vedi in fondo al tunnel, non è Dio che ti chiama, in realtà è un Riesu. Terza cosa, il consumo di carburante e il serbatoio. Il serbatoio contiene 6.3 litri, prima che io togliessi la restrizione al filtro dell'aria, che è una cosa che tutti dovrebbero fare, faceva 25 km con un litro. Adesso non so come cazzo è successo, però adesso mi fa sui 30-32 km con un litro ed è fantastico. Perciò questo significa che con 6.3 litri farei circa 200 km con un pieno, e quando fai il pieno sono solamente 8 euro. Quarta cosa, adesso ditemi se voi avete un Riesu, se avete cerchioni bronzati. Non so perché la mia li ha, però ho visto tantissimi altri esemplari senza i cerchioni bronzo. Io non so perché la mia li abbia, ma boh, di solito sono neri o sono grigi. Quinta e ultima cosa è il telaio. Il telaio, da quello che ho capito, è stato disegnato e costruito da Riesu. Adesso questa qua non ha il telaio in acciaio, però pesa poco, pesa sui 100 kg, 96 o 100 kg, tutti dicono diversamente, però il telaio la fa veramente stretta e veramente agile, pur essendo un 4 tempi. E poi dipende da chi la guida, da chi ci va in moto, perché io sinceramente faccio schifo, però c'è certa gente che, non so, può andare giù da qua, che praticamente è un burrone, andare giù e risalire su, no problem, anche in quinta, perché questa moto ha 5 marce. Ok, adesso cominciamo con le 5 cose che non mi piacciono di questa moto, che sono facilissime da trovare. La prima cosa, i copertoni originali. Allora, questa moto arriva con i copertoni originali, la versione enduro, con dei Sava MC23 che sulla strada vanno benissimo, perché praticamente ho quasi chiuso gli anteriori e non mi sono ancora ucciso. Però su fuoristrada il posteriore, per l'amor del cielo, se c'è terreno compatto, terreno duro, vanno bene. Però se comincia ad esserci già qualche sasso, un po' di ghiaino, che Dio t'assista. Seconda cosa, il motore. Ma quanta nebbia c'è! Status sociale pianura padana. Porco Dio. Tutto del motore, tutto, trasmissione. La trasmissione arriva originale con un 48-15. Basta cambiarlo ad un pignone da 13 o una corona da 51 o da 54, che già va meglio. Io adesso ho solamente cambiato il pignone e ne ho messo uno da 13, e a trovarlo sono veramente cazzi, perché ho dovuto prendere il pignone da un Riesu Tango 125 e allargare il foro di 1 millimetro. Dopo c'è il nome del motore, che non mi ricordo neanche io adesso. Il nome del motore è Zongshen, ok? È una marca cinese, va bene, è indistruttibile, però proprio un nome così bisognava dargli. Zongshen. Io è 1 anno e mezzo che ho questa moto e non riesco ancora a ricordarmi il nome del fottutissimo motore. Ma metti un abbreviativo ZS, o no? E dopo c'è l'ultima cosa sul motore,
Perché a 5 marce? Perché? Ma perché? Perché? Perché gli è saltato in mente di mettere 5 fottutissime marce invece che 6? Io qua mi sto triggerando a manetta. Andiamo avanti. Terza cosa, le leve di cambio e freno. Adesso vi devo far vedere in che situazione mi trovo. Guardate la leva del freno, ok? Fantastico, sì? Ok, adesso guardate quanto gioco ha. Solamente qua comincia a prendere il freno, va bene? Qua. Per regolare il gioco c'è questo schifo qua, che è tenuto da uno di quei fil di ferro strambi, non mi ricordo come si chiamano. Dopo, la leva del cambio. Ok? Adesso vi faccio vedere. Io ho un piede 46, come ripeto, perciò sono piedi giganti. Per cambiare comodo devo mettere il tallone alla fine della pedalina. Quarta cosa, sono le pedane per i piedi, ok? Di solito una pedana decente per i piedi su un enduro dovrebbe essere così larga, va bene? Invece sul Riesu è un pollice, ok? Che sono tipo 2,5 cm per pedana. Adesso spiegatemi come faccio a non far scivolare i piedi mentre sono su una strada sassosa, su un sentiero o cose del genere. A me serve il super attack per starci in piedi su questa moto. Quinta e ultima cosa, una cosa che veramente mi fa incazzare. Chiunque abbia un Riesu Marathon, quanto sono stronze le viti che tengono il codino. Perché? Queste stronze continuano sempre a svitarsi. Io le ho perse, dopo ne ho trovate alcune uguali e le ho ancora perse. Ma perché? La prima volta se l'hanno svitate, la seconda volta ci ho messo del freno a filetti e il foro ha perso il filetto perché è fatto nella plastica, quel bastardo. Perciò ho dovuto fare un brainstorming fantastico e quindi gli ho fatto 2 fori nel codino e l'ho tenuta assieme con delle fascette da elettricista che continuano a rompersi. Se volete qualcosa di più, un video più dettagliato su questa moto, ne sto facendo uno. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, commentate se volete offendermi pesantemente e se ritenete che sia una buona idea iscrivetevi.